Hola bestiole! Io non so come scusarmi per non aver fatto tanti video quanti avrei voluto fare ultimamente in questa settimana, ma ho la febbre, non so se riuscite a sentire dalla mia fantastica voce, perché questi ultimi 2 mesi sono stati assolutamente pazzeschi per me in termini di cose che ho fatto, lavori che ho trovato, università e tutto quanto. Ed è proprio di quello che volevo parlarvi questo mese, per l'appunto. Che cosa ho fatto questo mese? Questo mese mi sono concentrata moltissimo sull'università. Ho prodotto ben 3 film e 2 binds. Ho prodotto un mio cortometraggio che è in fase di finalizzazione dell'editing, del quale sono molto orgogliosa, molto felice. Queste sono alcune delle foto del set in cui abbiamo filmato e gli attori sono stati meravigliosi. Adesso sto producendo un altro cortometraggio e sono in fase di scrittura di un altro, quindi benvenuti a me. Un'altra cosa che ho fatto questo mese è stato, ho lavorato moltissimo come fotografa. La mia attività da fotografa sta andando veramente molto bene, sono molto contenta, il che è incredibile perché non pensavo che sarei mai riuscita a fare una cosa del genere. Altra cosa che ho fatto in questo bellissimo mese è stato leggere quello che sono riuscita a leggere. Fortunatamente in metropolitana riuscivo ancora a trovare il tempo di leggere andando all'università, perché mi ci vogliono 45 minuti di metropolitana durante la rush hour per andarci. Uno che mi è piaciuto moltissimo è stato Amy ed Oliver. Amy e Oliver è un film, Amy e Oliver è un libro che non avrei mai pensato di apprezzare tanto quanto l'ho fatto, perché è una storia incredibilmente semplice, in quale per l'appunto 2 ragazzini sono amici dall'infanzia. A un certo punto uno dei due scompare. Mi sembra la trama del mio libro, ma vabbè, uno dei due scompare perché viene rapito dal padre e portato via e ritorna dopo un tot di anni perché si fa ritrovare, bla bla bla. E la storia tra di loro, il modo in cui loro come proprio caratteri sono dei bellissimi personaggi, e la storia è così bella, così carina, così interessante e ti fa proprio percepire le difficoltà dei personaggi, la semplicità delle amicizie che crescono e che diventano qualcosa di più, e il modo in cui stanno assieme, il modo in cui ti si rapporta con i genitori, il proprio futuro. È veramente, a me è piaciuto veramente tanto, e anche gli altri personaggi, gli amici, sono veramente bellissimi. Tratta addirittura il tema dell'omosessualità, perché uno degli amici della ragazza è omosessuale e la famiglia non lo accetta. Quindi è un libro che ho apprezzato moltissimo, l'ho letto molto 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 volentieri, leggero, carino, tranquillo, ma bello, cioè letto proprio perché volevo leggerlo. L'altro libro che ho letto in questi mesi è stato Me Being Me is Exactly as Insane as You Being You, che è un libro particolarissimo perché è tutto scritto solo e esclusivamente in liste. Sono tutte immense liste. Questo libro ti racconta una storia anche abbastanza complicata, perché è la storia di un ragazzo che scopre che i propri genitori, i suoi genitori stanno separando perché il padre era gay e lui schizza malissimo perché ha un po' di difficoltà di suo fratello finisce a diventare finisce a fumare erba tutto il tempo, sua mamma vuole trasferirsi, lui c'è la ragazza che gli piace che sparisce in una clinica non si sa dove, e lui ti racconta tutte le storie, tutta la sua storia, tutti i suoi pensieri, i suoi modi di fare in liste. È un po' complicato da leggere da questo punto di vista, ma è geniale. Cioè, io non sarei mai riuscita a scrivere un libro in liste. A me è piaciuto molto. Ti fa riflettere su delle questioni molto molto attuali e i personaggi sono veramente credibili. Diciamo che posso immaginare di conoscere delle persone così. L'altro libro che ho letto è stato Submarine, del quale ho già parlato, che è uno dei miei film preferiti oltretutto, perché è geniale sia dal punto di vista dello screenplay che della colonna sonora che dell'estetica. E se avete apprezzato il film, il libro vi piacerà moltissimo. Se non avete visto il film, leggete prima questo libro, che la storia di questo ragazzo è molto simile, una cosa come è sul genere di The Perks of Being a Wallflower, ma con un protagonista molto più strano. Bellissimo, e poi guardatevi il film se non l'avete visto, perché va visto. Altro libro che ho avuto l'opportunità di leggere, questo bellissimo libro, è stato Fight Club, che è uno dei miei film preferiti. Dovrò parlare di questo libro in uno dei prossimi giorni per il cinema, ma non ho assolutamente avuto tempo e mi dispiace un sacco e giuro lo farò, promesso che lo faccio. Non so nemmeno come cominciare, perché penso che abbiate tutti almeno visto il film di Fight Club, ovvero questo tizio si incontra con questo Tyler Durden che cominciano a lottare a un certo punto e organizzano questo Fight Club. Questa è il peggior riassunto della trama di Fight Club che io abbia mai sentito in tutta la mia vita, ma facciamo finta di niente. Ma la cosa non finisce qui, perché le cose diventano molto psicologiche, molto complicate e molto strane. Leggetelo o guardate il film se non avete visto il film. Quindi, oltre ad aver letto, ho cominciato a guardare American Horror Story Hotel, che sto apprezzando moltissimo come al solito l'estetico che è la serie TV.
Oh mio Dio. Altra cosa che ho avuto l'opportunità di fare è stato andare in un parco di trampolini, arrampicata e skateboarding. Siamo rimasti là tutta la giornata a questo Better Extreme. È un posto pazzesco, cioè avevano prenotato questo posto solo per noi. È molto più faticoso di quanto sembri, nel senso che avevo caldo, caldissimo, e a furia di saltare mi sono ammazzata da tutte le parti, buttata dai trampolini in un materasso di gomma piuma, saltato da tutte le parti, ho fatto arrampicata su tutte le varie cose, ho camminato nel vuoto, mi sono lanciata nel vuoto, ho fatto le acrobazie con un monopattino perché swag ed è stato veramente bellissimo. Ho avuto l'opportunità di andarci con tutti i miei amici, il che è magnifico. Altra cosa che ho fatto questo mese è stata andare alla premiere di In the Heart of the Sea, il nuovo film di Ron Howard con Chris Hemsworth, Tom Holland, l'attore di Batman Begins con gli occhi belli che mi piace un macello, che lo adoro, mi sfugge il nome adesso ma lo troverò. Un sacco di gente interessante. Ben Whishaw, è stato pazzesco, molte balene. Forse non è il film adatto a me visto che io ho paura di tutte le creature che stanno sotto l'acqua, ma un film interessante, devo dire. Alcuni shot erano veramente carini, specialmente la scena finale. Altre cose che ho fatto questo mese è stata iniziare a comporre una canzone. Ho iniziato a scrivere la conclusione del mio romanzo, che è Sneaky Preview. Sono andata a Winter Wonderland con dei miei amici dove abbiamo bevuto mulled wine, abbiamo fatto un giro negli autoscontri, abbiamo girovagato per il posto nonostante facesse un freddo cane. Siamo stati nel Bavarian Village, abbiamo ballato e cantato ed è stato assolutamente meraviglioso. What have I done? What have I done? I don't know. Non mi ricordo più. Ho incontrato delle persone bellissime, le ho conosciute, adesso sono alcuni dei miei amici più stretti. Sono contentissima perché sono delle persone veramente bellissime con i quali passo la maggior parte del mio tempo, nonostante vivano dall'altra parte di Londra rispetto a me, ma non mi interessa. Ho dormito a casa loro, ho cucinato a casa loro, abbiamo guardato film, abbiamo passato le serate assieme, siamo andati a fare un sacco di cose, abbiamo cantato, suonato, filmato. E scusate, era finita la memoria nella memory card. In ogni caso penso che questo sia tutto. Sono piuttosto felice, sono solo molto occupata purtroppo perché bilanciando tutte le cose che devo fare al momento faccio tanta fatica a stare dietro a tutto quanto, ma non voglio assolutamente mollare e ho veramente in programma di fare dei contenuti interessanti per il canale. Spero che questo video vi sia piaciuto, a me ha fatto molto piacere finalmente poter mettere davanti la videocamera a parlare con voi perché questa settimana mi era mancato molto. Ci vediamo al prossimo video e boia!